Your Holiness, and on behalf of the delegates, dignitaries, staff, advisors, honored guests, and friends of Harvard World Model United Nations, we are honored by your presence today and blessed with the opportunity of receiving your wisdom. WorldMUN was founded in 1992 with the goal of creating the first truly international, university-level Model United Nations conference in the world. It was held in Poland just a year and a half after the fall of the Berlin Wall to make clear its mission of bridging gaps and bringing people of different cultures, beliefs, and ways of life together. In Poland, we had around 300 students. Today, we have over 2,400 from over 110 nations. We have many students from Europe, students from Africa, students from South Asia and the Middle East, students from East Asia, Australia, and Oceania, students from North America, and students from South America. We have delegations coming from Venezuela, which is experiencing an extremely trying time of financial and social hardship, who have gone to extraordinary lengths and climbed seemingly insurmountable obstacles to be here today. And there are many other WorldMUN delegations and individual delegates who can say the same. Holy Father, you have inspired us and reminded us of the connecting and loving power of the Church of Christ through your words and your deeds. You have challenged world leaders to devote themselves to the disadvantaged and to applying the principles of service and justice. You have stood up clearly and powerfully on the most pressing issues of our time, including global inequality and social justice, the human rights of refugees, interfaith dialogue, and environmental protection and climate change. By your character and your actions, you have reminded all of Christ's words, "Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." Today, the international community faces great challenges over fundamental issues, questions of immigration, religious violence, race, and economic justice continue to divide us, and the climate surrounding today's political dialogue is often characterized by fear, tribalism, and isolationism. As participants of Harvard World Model United Nations, we are here today because we seek to learn the power of cooperation, connection, and positive engagement. To me and to many others around the world, Holy Father, you are a symbol of compassion in the face of fear, acceptance in the face of exclusion, and love in the face of hatred. We are honored and blessed by your presence and your wisdom today, Holy Father. Cari amici, buongiorno. Sono lieto di dare il benvenuto a tutti voi in Vaticano e spero che il vostro soggiorno a Roma per partecipare al 2016 Harvard World Model United Nations sia stato fruttuoso. Ringrazio il signore Joseph Hart, segretario generale del vostro incontro, per le sue parole pronunciate anche a vostro nome. Sono particolarmente contento di sapere che voi rappresentate tante nazioni e culture e
perciò riflettete la ricca diversità della nostra famiglia umana. Come studenti universitari vi dedicate in modo particolare alla ricerca della verità e della comprensione, alla crescita nella sapienza, non solo a vostro beneficio, ma per il bene delle vostre comunità locali e dell'intera società. Spero che questa esperienza vi porti ad apprezzare la necessità e l'importanza di strutture di cooperazione e di solidarietà che sono state forgiate dalla comunità internazionale nel corso di molti anni. Queste strutture sono particolarmente efficaci quando sono dirette al servizio di quanti nel mondo sono più vulnerabili ed emarginati. Prego affinché le Nazioni Unite e ciascuno degli Stati membri siano sempre disposti a tale servizio e a tale cura. Tuttavia, il frutto più grande del vostro stare insieme qui a Roma non sta nell'apprendimento circa la diplomazia, i sistemi istituzionali e le organizzazioni, che sono comunque importanti e meritano il vostro studio. Il frutto maggiore è il tempo trascorso insieme, il vostro incontro con persone di ogni parte del mondo, che rappresentano non solo le tante sfide contemporanee, ma soprattutto la ricca varietà di talenti e potenzialità della famiglia umana. Gli argomenti e le problematiche che avete trattato non sono senza volto. Infatti ognuno di voi può descrivere le speranze e i sogni, le sfide e le sofferenze che caratterizzano la gente del vostro paese. In questi giorni imparerete molto gli uni dagli altri e vi rammenterete a vicenda che dietro ogni difficoltà che il mondo affronta ci sono uomini e donne, giovani e vecchi, persone come voi. Ci sono famiglie e individui che vivono ogni giorno lottando, che cercano di prendersi cura dei loro figli e di provvedere ad essi non solo per il futuro, ma anche per le elementari necessità dell'oggi. Così pure molti di coloro che sono colpiti dai problemi più gravi nel mondo attuale, dalla violenza e dall'intolleranza, sono diventati rifugiati, tragicamente costretti ad abbandonare le loro case, privati della loro terra e della loro libertà. Questi sono coloro che hanno bisogno del vostro aiuto, che vi chiedono a gran voce di ascoltarli e che sono più che mai degni di ogni vostro sforzo per la giustizia, la pace e la solidarietà. San Paolo ci dice che dobbiamo gioire con quelli che gioiscono e piangere con quelli che piangono. In definitiva, la nostra forza come comunità, a qualsiasi livello di vita e di organizzazione sociale, poggia non tanto sulle nostre conoscenze e abilità personali, quanto sulla compassione che mostriamo gli uni verso gli altri, sulla cura che pratichiamo specialmente per quanti non possono avere cura di se stessi. Spero anche che la vostra esperienza vi abbia condotti a vedere l'impegno della Chiesa Cattolica nel servire i bisogni dei poveri e dei rifugiati, a sostenere le famiglie e le comunità e a proteggere l'inalienabile dignità
e i diritti di ogni membro della famiglia umana. Noi cristiani crediamo che Gesù ci chiama a servire i nostri fratelli e sorelle, a prenderci cura degli altri, a prescindere dalla loro provenienza e dalle circostanze. Tuttavia, questo non è solo un distintivo dei cristiani, ma è una chiamata universale, radicata nella nostra comune umanità, una cosa che abbiamo come persone, abbiamo dentro come persone. Cari giovani amici, assicuro a voi e alle vostre famiglie le mie preghiere. Dio Onnipotente vi benedica con la felicità che ha promesso a quelli che hanno fame e sete della giustizia e operano per la pace. Grazie. Grazie.